bentornati all'angolo di Francesca. L'ultima volta vi ho spiegato le differenze tra bici da strada e bici da pista e proprio oggi mi vedete con le chiavi in mano perché andrò a spiegarvi come si cambia il rapporto su una bici da pista. Quindi vi servirà una 5, una 15 e una frusta. Andiamo a vedere insieme. Iniziamo con la chiave del 15. Ovviamente le chiavi che uso sono tutte riferite a strumentazioni standard, quindi diciamo la maggior parte delle bici utilizzano questa grandezza e tipologia di chiavi. Apriamo la ruota posteriore. Nella bici da pista, come vedete, su molti telai, non su tutti, ma sulla mia c'è, ci sono questi che sono chiamati registri. Sono delle viti che servono a tutelarci, nel senso che in caso questa vite andasse ad allentarsi, ci permettono di non far muovere la ruota in ogni caso. Quindi andiamo a allentare le viti, tiriamo giù la catena, la facciamo uscire dalla corona, facciamo scivolare la ruota, togliamo dal pignone e voilà, la ruota è fuori. Quindi adesso andremo a cambiare il pignone e andremo a smontare la corona e a montarne un'altra. Una volta tolta la ruota posteriore andiamo a svitare tutte e 5 le viti che tengono la corona. È lo stesso procedimento per tutte e 5 le viti, quindi qua andiamo veloci. Una volta tolte tutte e 5, e ricordatevi che l'amiche ne ha una nascosta dietro la pedivella, per quello voi ne vedete solo 4, la corona si toglierà facilmente. Adesso andiamo a sostituirla con quella più grande. Nella bici era montato un 62-16 e ora lo andrò a sostituire con un 70-18, che è più o meno lo stesso sviluppo metrico, però ahimè dovremo andare a cambiare la catena, perché il 70-18 ha bisogno di molte più maglie del 62-16. Quindi procedimento inverso, andiamo a inserire la corona, andiamo a reinserire tutte le viti e anche qui andiamo veloci perché procedimento uguale a prima, solo al contrario. Una volta inseriti tutti e 5 andiamo a controllare che siano tutti ben stretti. E la corona è montata. Ora cambiamo il pignone. Frusta alla mano. Per togliere il pignone si fa girare la catena attorno al pignone stesso e in questo caso lo andiamo a togliere, quindi va spinto in senso opposto alla pedalata. Andiamo a prendere il pignone da sostituire e lo avvitiamo in senso di pedalata, di modo tale che mentre pedaliamo il pignone non vada a svitarsi. Stessa cosa, prendiamo la frusta, arrotoliamo la catena e facciamo forza. Ora che abbiamo cambiato il pignone andiamo a montare la ruota. Prendiamo la catena, la avvolgiamo sul pignone, facciamo scorrere dentro la ruota. Ecco, come vedete ora la catena è troppo corta, quindi andiamo a sostituire la catena. Pinza alla mano, perché la maggior parte delle catene da pista ha la clip che si toglie con le pinze o altrimenti con la vite. E chi usa catene da strada userà lo svaglio catena, quindi è molto più comoda. Come avete già visto, ho già fatto. Si toglie il pezzo e la catena è aperta. Rimuoviamo la catena, senza perdere i pezzi come me. Inseriamo la nuova catena dentro il telaio. La chiudiamo, quindi stesso procedimento ma inverso. Infiliamo la falsamaglia e mettiamo il blocco, chiudiamo, pronto. Facciamo il giro attorno al pignone e poi passiamo alla corona, così posso finalmente rispondere a una domanda che ho ricevuto tantissimo in questi giorni, che è: ma come si tensiona la catena? La cosa importantissima, la catena non va né troppo tesa e neanche ovviamente troppo molle, perché se è troppo molle vola fuori. Possiamo aiutarci anche con i registri se vogliamo. Io tendenzialmente non li uso, ma vi mostro come usarli. Per tensionare la catena nel miglior modo io di solito mi aiuto con la mano che non ha la chiave, la inserisco se c'è spazio tra la ruota e il telaio per fare pressione, per andare a posizionarmi nel posto dove la catena ha la giusta tensione. Posso anche utilizzare i registri per aiutarmi, per tenere la vite in quella posizione. Controllo poi che la ruota sia dritta e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Chiudo la vite a mano, controllo, ok, si può tensionare un po' di più, quindi andiamo a mettere un po' più di pressione sulla catena e quando troviamo quella che ci piace andiamo a chiudere, controllando sempre che sia dritta sul movimento centrale, quindi che ci sia lo stesso spazio sia a sinistra che a destra della ruota. La ruota ora è chiusa, quindi per rispondere alla vostra domanda come si tensiona una catena, ricordatevi che l'importante è non averla troppo tirata perché non vogliamo romperla, ma neanche troppo molla perché non vogliamo che esca.
In questo caso con rapportature grandi è molto difficile che esca, deve essere veramente molto molla. In questo caso è una buona tiratura di catena, potrebbe essere ancora più molla, però così siamo pronti a correre. Un'altra domanda che mi è stata fatta è se i rapporti sono fissi durante le gare. No, c'è libertà di scelta e di pensiero, quindi ognuno può usare il rapporto che vuole. Ci sono solo certe gare come le 6 giorni dove il rapporto è fisso, ma perché sono gare diverse. Però in gare regolamentari UCI il rapporto è scelta libera. Spero questa puntata vi sia piaciuta e come avete visto se l'ho fatto io con le unghie lunghe potete farlo benissimo anche voi. Prendetevi una bici da pista e iniziate a girare in velodromo. Ciao, Lina allo studio!